Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Io sono Valerio Buongiorno, medico odontoiatra, e su questo canale parliamo di salute, medicina e odontoiatria. Oggi con questo video voglio spiegarvi cosa vi succede quando dovete fare un impianto dentale e in particolare questo sarà un vero tutorial, quindi con un modellino, per farvi capire quali sono le tecniche differenti di implantologia dentale e in particolare quando si parla di implantologia classica, implantologia senza lembo, ovvero flapless in inglese, e di implantologia post-estrattiva a carico immediato. Bene, iniziamo subito con il primo tipo di impianto dentale, quello classico. È innanzitutto una tecnica chirurgica che è nata negli anni 70 ormai e che ancora oggi è comunque valida qualora ad esempio ci sia poco osso, si debbano fare delle tecniche rigenerative oppure in alcuni casi in cui c'è poca gengiva disponibile e poca gengiva aderente, si dice. Quindi in questo caso dobbiamo ricorrere al famoso bisturi, quindi all'incisione. Allora, in questo caso il nostro modellino ha in pratica un dente mancante in questa zona, quindi in questo caso verrà fatta una incisione con il bisturi. Ovviamente per i più sensibili abbiamo deciso fondamentalmente di farvi vedere un modellino e non minimamente di pensare di utilizzare delle immagini. Viene scollato delle immagini reali, viene scollato in parte il lembo, quindi si va a scoprire in parte quelli che sono i piani ossei e in questo caso si procede a fare il primo foro che viene detto foro pilota. Bisogna essere realistici al massimo, quindi a maggior ragione mettiamo dei guanti. Apriamo il kit di frese della casa implantare e partiamo con la prima fresa, che è una fresa a pallina. Allora vi do un punto di sutura in questo caso per farvi vedere, ma ovviamente questo a cose normali in pratica non lo si fa mai. Ok, non lo si fa mai, però a scopo didattico così potrete avere una visione migliore. Iniziamo in pratica con il primo forellino, col foro pilota. Ecco, questo serve fondamentalmente per appena intaccare la corticale ossea e a questo punto procediamo con la fresa pilota in pratica, che ci serve, ha già delle tacche che ci servono come punto di riferimento per la profondità da raggiungere. In questo caso mi sono organizzato per mettere un impianto da 3,70x10, quindi mi fermerò alla seconda tacca. Qui ovviamente rimuovo i trucioli del materiale plastico che però nella realtà vengono aspirati in maniera continua dall'assistente. Bene, a questo punto iniziamo con la prima fresa. È una fresa mi dovrò fermare alla seconda tacca a partire dalla punta perché la tacca è 10 mm e quindi procediamo anche qui con la preparazione del sito implantare. Anche in questo caso andiamo ad aspirare. Andiamo ora alla fresa successiva, che è quella da 3,428. Mi fermo anche in questo caso alla seconda tacca
Si procede per gradi perché l'osteotomia, cioè il taglio dell'osso, è un taglio controllato e non deve andare mai a stressare l'osso, quindi dobbiamo andare per forza per livelli in maniera molto graduale, così da non danneggiare il tessuto osseo, ma da fare una sorta di frattura gentile. E a questo punto passo da fare il passaggio 3-4-2-8. Ok, questa è la penultima fresa, in punta è 2,8 e nel corpo è 3,4. Perfetto. Dammi pure, sì. Ritorno ad aspirare un attimo e ora andremo con la fresa finale per questo tipo di impianto, che è la fresa da 3-4. A questo punto siamo pronti, torniamo a aspirare, ma mettiamo il driver dell'impianto, cioè il montatore, e siamo pronti, diamo una piccola aspiratina e siamo pronti per posizionare l'impianto. A questo punto andiamo a estrarre l'impianto dalla confezione sterile. Questo viene, cose normali, aperto e fatto cadere giù dall'assistente. Viene in pratica aperto, viene preso dall'operatore. Ecco, questo è l'impianto con il suo montatore verde. Ecco, a questo punto viene posizionato. A questo punto si dà le ultime strette con la chiavetta. Perfetto, siamo arrivati ora alla chiusura della diciamo alla chiusura definitiva, e a questo punto abbiamo l'impianto in posizione. Questo montatore verde verrà poi smontato nella solita seduta. Voilà. E verrà montata quella che viene detta una vite di guarigione, che è una torretta che serve in pratica a far guarire correttamente le gengive nel periodo appunto di guarigione, che serve all'osso per aggrappare forte forte l'impianto. In questo caso l'intervento è finito, dobbiamo dare i 2 punti di sutura per far guarire bene i tessuti molli, quindi le gengive del paziente. Andiamo a rimuovere il punto di sutura che avevo dato giusto per farvi vedere un pochino di più. Ci prendiamo la nostra sutura e andiamo a dare 2 punticini al paziente, che è molto paziente, un paziente molto silenzioso, che non sente nulla, però in realtà la verità, ora scherzi a parte, è che ormai questo tipo di intervento è diventato un intervento assolutamente indolore. Devi pensare che prima di partire viene data una crema anestetica, una crema topica nella zona dove vengono fatte poi insomma le iniezioni di anestetico, e quindi non si sente neanche il pizzicotto del lago. Poi viene fatto un pochettino di anestesia nella zona
Poi una volta data l'anestesia normale viene data un'anestesia anche a lunga durata appena diciamo finito l'intervento. Questa anestesia a lunga durata normalmente non viene utilizzata negli studi dentistici, ma è diciamo qualcosa che abbiamo importato in realtà dai reparti di chirurgia maxillofacciale quando vengono fatti appunto degli interventi più pesanti, più importanti. Al fine dell'intervento viene dato poi un antidolorifico comunque importante. E a cosa serve questo antidolorifico? Entra già in circolo a pieno regime, quindi entra in funzione a pieno regime, nel mentre che l'anestesia a lunga durata comunque copre il paziente e quindi in assoluto non si arriva mai, ma dico mai, a sentire male. L'unica cosa che una persona può avere è un pochino di gonfiore che sarà massimo normalmente a 36 ore dall'intervento, e ovviamente un po' di sensazione di gonfiore e di fastidio, ma mai dolore. Ormai, diciamo, come dico sempre io, i farmaci ci sono, le tecnologie pure, quindi è bene, diciamo, al giorno d'oggi andare appunto ad utilizzarle. Ecco, questa è la conclusione dell'intervento. Questo è appunto un impianto tradizionale, di implantologia tradizionale, e invece quando c'è una buona gengiva e un buon osso, allora in questi casi possiamo ricorrere a quell'intervento che viene detto flapless in inglese, ovvero vuol dire senza lembo, cioè non viene fatto il taglio. In questo caso si procede direttamente con il foro di preparazione, diciamo il primo foro pilota. In questo caso appunto abbiamo scelto questa sede, quindi il nostro paziente ha un dente mancante. Se c'è tanto osso, quindi tanta disponibilità, e c'è tanta gengiva sana e buona, allora in questo caso possiamo procedere senza lembo. Allora in questo caso si procede con la preparazione del sito. In questo caso si va sempre un pochino più giù perché non c'è solamente lo spessore dell'osso ma anche lo spessore della gengiva da considerare. Ok. Procediamo con la fresa, la prima fresa. Qui abbiamo uno spessore di circa 3 mm di questa gengiva finta, quindi io considero 10 mm più 3 di gengiva. Ok, quindi procediamo con la successiva fresa. Questa era la fresa finale e quindi ora siamo pronti a posizionare l'impianto. Mettiamo il montatore, cambiamo il programma, andiamo a prendere il nostro impianto. Lo andiamo a prendere dall'ampolla sterile e a questo punto andiamo a posizionarlo. Diamo l'ultima stretta con la chiavetta chirurgica. Perfetto.
E a questo punto, come prima, andiamo a smontare il montatore. Andiamo a posizionare una vite di guarigione. Questo è un intervento ovviamente che si riesce a fare qualora ci sia appunto gengiva e quantità ossea adeguati. Qual è la differenza dei due interventi? Ovviamente in questo caso, non avendo fatto tagli, non avendo fatto quindi grandi scollamenti, il paziente non gonfia e comunque non potrà veramente mai avere dolore o fastidio. L'ultimo tipo di tecnica implantare è quella post-estrattiva. Cosa vuol dire? Qui avete la famosa pinza del dentista che viene utilizzata per andare a rimuovere magari un dente ammalato. Eccolo qua, è venuto via il dentino, il modellino, e in pratica nel solito foro lasciato dal dente che non c'è più si va in pratica a rettificare il foro e a posizionare l'impianto. In questo caso il passaggio in realtà è più veloce, quindi basterà fare già con molto spesso con la fresa, praticamente con la fresa finale, e andremo in pratica a collocare l'impianto, a fare il foro per collocare l'impianto. Ecco fatto. A questo punto avremo il montatore in posizione e l'ultimo impianto che andremo a prendere e a posizionare. In questo caso normalmente non viene messa la vite di guarigione, ma viene messo direttamente il dente preparato dal laboratorio, che sarà un dente provvisorio e permetterà in pratica di avere un'ottima guarigione. Questo è un tipo di tecnica che cerchiamo di privilegiare perché con un unico intervento il paziente rimuove il dente, ha subito una nuova radice, cioè l'impianto dentale, e subito il provvisorio, i denti fissi. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti un bel like e iscriviti al canale. Ciao!